Bentornati su Bikerella, in questo video vi raccontiamo il nostro viaggio insieme agli amici di 77 Roads, un viaggio epico, straordinario su una strada tracciata dal tempo, una strada battuta da conquistatori, da mercanti, da pastori e da carovane, una strada che attraversa deserti, valica montagne e passa per confini remoti, la leggendaria Via della Seta. In sella alle nostre moto attraverseremo la Grecia, la Turchia, la Georgia, la Russia, il Kazakistan, il Turkmenistan, l'Uzbekistan e il Kirghizistan. 7 paesi, 7 frontiere, alcune veramente difficili, 7 monete diverse, incontri con popoli e culture lontani, bocche infuocate nel ventre della terra, città da fiaba, rimaste ferme nel tempo, più di 9.000 chilometri, alcuni dei quali in strade complicate e a volte sabbiose, tanto sabbiose. Insomma, tanta roba, restate con noi. In questo episodio vi portiamo con noi tra Grecia e Turchia, le prime tappe del nostro viaggio. Siamo solo all'inizio, ma già ci immergiamo in paesaggi mozzafiato e scoperte che emozionano, dalle città dal fascino antico come Sivas, ai villaggi di montagna di Bolu, fino ad un'adrenalinica avventura nel Dark Canyon. Abbiamo persino guidato su un lago salato e pranzato nella magica terra di Cappadocia, tra cammini delle fate e panorami da sogno. Insomma, c'è tantissimo da raccontare, tenetevi pronti, vi portiamo con noi nelle nostre prime tappe. E quindi partenza da Igoumenitsa, prima tappa Alessandropoli e poi verso la Turchia, sostiamo a Bolu nel massiccio del Koroglu, ma ancora ci fermiamo al lago salato di Tuzgolu, poi in Cappadocia e in serata arriviamo a Sivas per poi ripartire il giorno dopo, una sosta per un'avventura nel Dark Canyon per poi arrivare a Kars, ultima tappa turca del nostro viaggio. Adesso siamo a Igoumenitsa, aspetteremo gli amici di 77 Roads al porto e poi ci lasceremo alle spalle il blu dello Ionio e ci tufferemo nelle curve solitarie dell'Epiro. Poi andremo verso est, percorreremo tutta la Tracia fino a Comotini e poi ancora fino all'Egeo, fino ad Alessandropoli, nella speranza di vedere uno splendido tramonto e il profumo del mare. Ed eccoci arrivati ad Alessandropoli. Alessandropoli prima era un piccolo borgo di pescatori, adesso è una città di mare molto vicina al confine turco. Praticamente siamo ai confini tra l'Asia e l'Europa e dove l'Occidente si assottiglia e già si sente un po' il profumo d'Oriente. Siamo già a più di 1200 km lontani da casa, ma a questo punto del viaggio i chilometri sono ancora una promessa.
Buongiorno, oggi partenza all'alba. Dietro di me bellissimo mare Egeo, è una tavola azzurra. La prima destinazione sarà la frontiera greco-turca, che a volte sa essere un po' ostica. Poi finalmente entreremo in Turchia. Attraverseremo le ampie strade della regione di Marmara, i paesaggi collinari dell'Anatolia nord-occidentale per arrivare a Bolu, cittadina incastonata tra montagne e foreste. Il viaggio sarà lungo, però come sempre siamo pronti all'avventura. Buongiorno, eccoci in partenza da Bolu. Partiremo oggi da questa città che si trova nel massiccio del Koroglu e ci dirigeremo verso est. Stasera la tappa finale è Sivas, lì dove nasce veramente la Turchia. Però durante il percorso faremo delle tappe molto belle, una al lago salato, Tozugolu, e poi faremo un piccolo passaggio nella bellissima e fatata terra della Cappadocia. Tutti questi soldi che mi hai dato, guardiamo, quant'è? 2,8 per 1, 2, 3, 4, 5, 6 pezzi, 1200 piotte. 1200? In lire, in euro? 20 euro. Ecco, 710. 710 hai pagato? 4, 6, 8, thank you. Oh, che hai pagato meno di 20 euro per mangiare? Mamma mia, oh, qui ci ritorniamo.
Ed eccoci a Sivas, siamo ad un'altitudine che supera i 1200 metri. Sivas è una delle città più alte della Turchia, ma è anche una città da un forte valore simbolico. Infatti fu qui che Atatürk, il primo presidente turco, insieme ai suoi compagni nel palazzo del Parlamento, buttò giù i piani per costruire una Turchia indipendente. Quei piani si trasformarono in azioni e quelle azioni costruirono uno Stato. Buongiorno, oggi partenza all'alba. Siamo diretti a Kars come destinazione finale ai confini della Turchia con la Georgia. Percorreremo tutta l'Anatolia orientale e sono 700 km in un solo giorno. Durante il percorso faremo anche una sosta al canyon di Kemalie, che è detto anche il Grand Canyon della Turchia, che è praticamente il sogno di ogni motociclista che viene in Turchia. Ed eccoci al Dark Canyon, uno spettacolo mozzafiato tra le gole scolpite dal tempo e la natura selvaggia. Le curve che portano fin qui sembrano disegnate apposta per chi ama la moto e l'avventura. Questo luogo è spettacolare, situato tra i distretti di Ilice e Kemalie, nella provincia di Erzincan, nel cuore orientale della Turchia. Questo canyon è scolpito dal fiume Karasu River e si sviluppa lungo circa 25 km, con pareti verticali che raggiungono un'altezza di circa 1000 metri. La strada che lo costeggia è conosciuta come la Stone Road, la strada di pietra, è a dir poco emozionante per un biker. Curve strette, 22 gallerie scavate nella roccia, pareti a strapiombo, una pendenza quasi verticale in alcuni tratti. Ci sono dei tratti in cui la strada è veramente stretta e dissestata e sotto c'è lo strapiombo. Percorrerla mette davvero un po' paura.
Ed eccoci a Kars. Qui cominciamo veramente ad essere in Oriente. Questa è una città di confine, molto vicina alla Georgia, ed è una città che sta a 1800 metri più o meno sul livello del mare. È la città più fredda della Turchia. In inverno le temperature possono scendere anche a meno 15 e meno 20 gradi. Kars è anche simbolo. Infatti è l'ambientazione del romanzo Neve del premio Nobel per la letteratura Pamuk. In questo romanzo questa città diventa una terra contesa tra Occidente e Oriente.